Ciao, sono Goran Pandev, questa è Inter Memories. C'ho tutti i miei oggetti, le cose più importanti giù a casa mia in Macedonia, che ho aperto un museo per i miei ricordi, perché ho tantissimi ricordi, anche quelli più importanti con la maglia di Inter, gli oggetti veramente che ci tengo tanto e che mi rimaneranno per sempre. Adesso qua mi prendo questa foto e questo è l'inizio del mio percorso più bello della mia carriera. Questo è con la maglia di Inter in primavera, appena arrivato in Italia, che Inter mi ha cambiato la vita, si è avverato il mio sogno di arrivare in una grandissima squadra, mi ha dato la possibilità di crescere e poi alla fine di vincere tantissime cose con la maglia più bella del mondo, perché Inter è rimasta sempre nel mio cuore. Ero tifoso anche come bambino. Mi sono tolto tantissime soddisfazioni anche il primo anno, quando sono arrivato, proprio con questa foto, che abbiamo vinto il Viareggio e abbiamo vinto il scudetto di primavera dopo tantissimi anni con il mister Vardelli, e me lo ricorderò per sempre. Poi sono tornato nel 2010 perché ci tenevo tanto di dimostrare che non potevo solo non fare parte di primavera, perché il mio sogno era giocare con la prima squadra, giocare allo stadio strepitoso come San Siro e di vincere le cose importanti. Il sogno si è avverato nel 2010, che sono riuscito a vincere le triplette, e ringrazio Dio che questo è stato un anno veramente meraviglioso, che siamo entrati nella storia di Inter e si è avverato il mio sogno, perché ogni giocatore, quando comincia a giocare calcio, sogna di vincere le cose importanti che ho vinto io, poi soprattutto con questa maglia importantissima. Ma sicuramente non era facile. Prima non ci credevo, perché quando ci hanno chiamato Inter, quando ha chiamato la mia società giù in Macedonia, che mi voleva, il presidente ha chiamato il mio papà, sicuramente non pensavo che era un scherzo. Poi quando siamo arrivati a Milano a vedere questa grandissima città, perché io sono nato e cresciuto in una città molto piccola in Macedonia con 40.000 abitanti, arrivare a Milano, arrivare a una società come Inter, per me era un sogno. Non ci credevo, però mi sono messo a disposizione, ho cominciato a imparare italiano, perché Inter mi ha messo a disposizione tutto, mi ha fatto crescere da piccolo, mi ha messo un professore per imparare italiano, mi ha fatto allenare tantissime volte con la prima squadra. Mi ricordo quel 2001, quando sono arrivato, che c'erano in squadra grandissimi campioni come Ronaldo e Vieri, che io proprio giocavo davanti. Ho avuto tantissimi consigli da loro, perché 2 o 3 volte a settimana andavamo a allenare con la prima squadra, e poi era il mio sogno arrivare a giocare a San Siro e vincere le cose con questa maglia. E questa è la maglia che si è avverato il mio sogno, perché giocare con questa maglia era un sogno da piccolo, perché ero un tifoso da bambino, guardavo tantissimo la Serie A e Inter mi piaceva sempre, mi piaceva la maglia. E poi quando è arrivata l'offerta di Inter, come ho detto prima, non ci credevo, e sicuramente per me si è avverato il sogno di vestire questa maglia. Poi con questa maglia ho vinto tutto quello che si poteva vincere. Mi ricordo, era la prima partita dopo tantissimo tempo, che ho passato ultimi 6 mesi bruttissimi alla Lazio.
Poi mi sono liberato da contratto con la Lazio e è arrivata la chiamata di Inter e di Mourinho. Non potevo dire di no perché è il mio sogno. Ho girato tantissimo tra i prestiti, fra Udinese, Ancona, Spezia e Lazio. È arrivato il tempo di tornare in Inter. Non ho mai pensato di non farcela perché ho lavorato in sodo, non vedevo ora di arrivare a questo momento. È arrivato, se ero anche in difficoltà dopo 6 mesi che ero fuori rosa, che mi allenavo da solo. Sono arrivato, era 2 gennaio, prima della partita con Chievo che abbiamo giocato 6 gennaio a Verona. Mi ricordo come se era ieri, dopo 4 giorni con la squadra il mister mi ha chiesto di cominciare dall'inizio, mi ha chiesto di dare tutto. Se ero pronto io non potevo dire di no perché questo era il mio sogno di esordire in prima squadra e sono uscito fuori, era la partita a mezzogiorno e mezzo, mi ricordo che era campo ghiacciato, faceva un freddo a Verona, era la prima partita di campionato che si disputava a mezzogiorno e mezzo, mi ricordo benissimo anche per il brutto infortunio di nostro compagno Chievo, Christian. Però alla fine siamo riusciti a vincere la partita, ero felicissimo e veramente per me si è avverato un sogno di giocare in prima squadra di Inter. Sapevo che tornando qua ci stava tanta concorrenza perché arrivi in una grande squadra che è disposta da 22-23 campioni e non ero ancora 100% nelle mie condizioni, sapevo che mi potevo essere un po' in difficoltà, però con l'aiuto di tutti i compagni, di mister, da tutta la società, dei tifosi, sono riuscito a fare la mia parte, dare tutto al campo. Svolta tattica soprattutto nella partita di Champions di ritorno, a partita a Londra contro Chelsea, che abbiamo fatto 4-2, 3-1, che mister mi ha messo sull'esterno, io da una parte, poi c'era Samuel Eto'o dall'altra parte. Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo vinto la partita e siamo passati in quarti di finale, che da là è cambiato tanto nel nostro pensiero e nel nostro comportamento in campo. Abbiamo cambiato così tanto, però sapendo dentro che ci sono tanti campioni che accettano di fare certi ruoli. Per me non era un problema di giocare sull'esterno, era importante che giocavo, che scendevo in campo e dare tutto, aiutare i miei compagni e vincere le partite. Poi alla fine sappiamo tutti come è andato in quella Champions e ci siamo tolti tantissime soddisfazioni. Questa è la foto del mio primo derby e me lo ricordo benissimo perché era una partita incredibile come l'abbiamo fatta, perché abbiamo cominciato benissimo, poi Sneijder era espulso, poi io mi sono mangiato un gol davanti a Dida che ho preso il palo, poi dovevo uscire e poi c'era la punizione che mister me l'ha fatta calciare e per fortuna ho segnato. Parte il suo sinistro giro, e gol! Prima mi sono mangiato un gol incredibile e alla fine ho fatto gol nel mio primo derby e veramente ero felice, ma ero felice soprattutto per la squadra, per i nostri tifosi, perché abbiamo vinto una partita meritamente, perché abbiamo giocato un grandissimo calcio e con un uomo in meno abbiamo vinto la partita importante che ci ha dato tantissima fiducia per proseguire nelle prossime partite. Queste sono 2 foto molto importanti perché significano tantissimo per me, ma non solo per me, penso per tutti i tifosi di Inter. Questa foto qua me lo ricordo l'ultima partita a Siena, quando abbiamo vinto il secondo trofeo, perché era il scudetto. Prima abbiamo vinto la Coppa Italia contro la Roma e già da là stavo pensando di
di vincere le triplette, però non lo dicevamo a nessuno. Dentro lo spogliatoio si parlava di questo perché eravamo molto fiduciosi, eravamo molto consapevoli della nostra forza, poi in panchina eravamo un grandissimo allenatore e soprattutto un grandissimo uomo come Mourinho che ci caricava tantissimo. E poi sappiamo tutti com'è andata la partita a Madrid, perché questa non si dimenticherà mai e rimarrà sempre nel cuore di tutti i tifosi interisti e di tutti quelli che abbiamo giocato questa partita. Sicuramente abbiamo fatto una grandissima partita. Non la potevamo sbagliare, sapevamo che dovevamo vincere questa partita perché prima di cominciare la partita ci hanno parlato Eto'o e Mister che le finali non si giocano, le finali si devono vincere, che devi rimanere nella storia del club, e noi abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo vinto meritatamente, siamo entrati nella storia di questa meravigliosa società e sicuramente sono felice che ho scritto la storia di Inter. Eravamo tantissimi punti davanti a Roma, poi in campionato abbiamo cominciato un po' a faticare, però eravamo un grandissimo gruppo, eravamo tutti uniti, eravamo come una famiglia. Poi quando ti senti una famiglia anche in momenti più difficili esci fuori, perché le partite quando contavano noi non le abbiamo mai sbagliati. Vincere 3 finali in 3 settimane non penso che è una cosa facile e noi siamo riusciti a farla. Sicuramente la partita in casa contro Siena, che avevamo ribaltato il risultato, che perdevamo, poi abbiamo vinto da là, eravamo consapevoli che dovevamo vincere le triplette. Poi la squadra era forte, come ha detto, il gruppo era fortissimo, eravamo uniti e anche in momenti più difficili siamo usciti fuori, perché in squadra avere 22-23 campioni, gestirli così bene come l'ha fatto gestire Mourinho non è semplice. Poi alla fine abbiamo, come ho detto prima, scritto la storia di Inter. Queste sono foto belle, ragazzi, mi ha fatto piacere vederle queste foto. Sicuramente questa è la foto che me lo ricordo bene, la prima partita della nuova stagione con Rafa Benitez, la Supercoppa con la Roma, che abbiamo vinto, siamo partiti bene, poi ho segnato, ero contento, però questa era la prima finale di cominciare a vincerla. Siamo riusciti a San Siro davanti ai nostri tifosi, eravamo felici. Sicuramente era difficile all'inizio di stagione, arrivando con tutto quello che abbiamo fatto noi nel 2010, che abbiamo vinto tutto. Sicuramente abbiamo poi disputato con i nostri nazionali, c'era il mondiale, siamo arrivati un po' in condizioni un po' non bene, però secondo me abbiamo fatto una bella partita e abbiamo vinto meritatamente la Supercoppa. Ero felice perché ho segnato, sappiamo tutto, che tutti i gol con la maglia di Inter sono i gol importanti. Poi per un attaccante era importante segnare, perché tifosi di Inter, di attaccanti chiedevano di fare gol. Poi questa foto la dovevo fare per forza, perché quando sono tornato a Inter 2010, questi due ragazzi, li posso dire anche due signori, Marco e Decchi, mi hanno aiutato tantissimo, perché non era facile tornare a Inter da giovane, dentro un spogliatoio già fatto con grandissimi campioni. Sicuramente mi hanno fatto sentire di casa, mi hanno aiutato anche fuori casa. E sicuramente li devo ringraziare e li ringrazio per sempre per questo aiuto quando sono arrivato all'Inter. Questa è la finale di mondiale,
che eravamo favoriti, perché quando siamo andati a Abu Dhabi dovevamo vincere per forza, perché Inter era favorita in questo mondiale, dovevi vincere questo mondiale. Noi siamo riusciti, se anche eravamo trasmesso un periodo molto difficile in campionato, però in queste partite è uscito fuori tutto il gruppo, la unità di gruppo, e abbiamo fatto un bel mondiale e abbiamo vinto meritamente e abbiamo portato la Coppa del Mondo a Milano. E questa la partita me la ricorderò per sempre, perché era una partita molto, molto difficile. Guarda, abbiamo sofferto tantissimo il Bayern, abbiamo perso in casa e siamo andati là a fare la nostra partita. Poi il primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà, poi abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo da squadra vera, da campioni di Europa. Abbiamo fatto una grande squadra e alla fine abbiamo vinto meritamente. Me lo ricordo soprattutto il mio gol alla fine, che Eto'o ha fatto una grandissima giocata, mi ha messo un cioccolatino davanti al loro portiere e io bastava solo mettere i piedi e mettere la palla dentro. Sicuramente ha fatto un grandissimo assist e abbiamo vinto una partita incredibile, perché se ritorniamo all'epoca di 90 minuti abbiamo sofferto tantissimo, abbiamo sofferto anche da grande squadra, perché quando devi soffrire questa squadra sapeva anche soffrire, però quando devi colpire l'abbiamo fatto in momento giusto e abbiamo passato il turno. Questa è la maglia che è entrata nella storia di Inter. Sicuramente pesava tantissimo, metterla addosso per me era una cosa meravigliosa, una cosa incredibile, importante, però era molto più importante vincere con questa maglia. Noi siamo riusciti a vincere e entrare nella storia, nel questo club. Questa è bellissima. Dopo tantissimo tempo abbiamo fatto un amichevole in Georgia. Sicuramente a rivedere i miei ex compagni era una cosa bella. Siamo divertiti e abbiamo parlato tantissimo del nostro percorso a Inter, le partite disputate, i trofei che abbiamo vinto. Sicuramente poi la partita, giocare alla Champions e giocare dopo tantissimi anni questa partita, ormai vecchi, erano un altri ritmi e stavamo ridendo tantissimo, però ero felice di rivedere tanti miei ex compagni. Sicuramente siamo divertiti benissimo, stiamo facendo tante di queste partite con questa maglia e sicuramente sono ricordi belli. È sempre un bello rivedere i tuoi ex compagni. Ho girato tanto, ho giocato con altre squadre, ho vinto anche, però questa squadra e questi ragazzi rimangono per sempre nel mio cuore. Come ho detto prima, quando ci vediamo parliamo sempre di queste cose, esce qualcosa fuori, qualcosa di bello, di importante, che abbiamo lottato tutti insieme anche in momenti difficili, perché ci siamo difesi in vicenda fra di noi, anche quando abbiamo disputato le partite non belle, quando abbiamo avuto tantissimi infortuni. Come ho detto prima, eravamo una grandissima famiglia, siamo rimasti fino adesso grandi amici, abbiamo un gruppo, ci sentiamo spesso, ci vediamo tantissimo nelle partite di Inter in casa. Questi ragazzi rimangono sempre nel mio cuore, perché mi hanno fatto cambiare la vita, perché vincere
e soprattutto divertirci è la cosa più bella che mi è capitato. Questa è un'emozione grandissima, forse questo è il mio trofeo più importante con questa maglia, perché ricevere questo premio da parte della società e ringraziamento a tutto San Siro, vedendo applaudire il mio pubblico, questo per me è molto più di quello che ho vinto, le medaglie e tutto quanto con questa maglia. Sicuramente entrare nella storia di questa società per me è speciale, perché lo so da dove sono partito, da una città piccola, da un paese molto piccolo, da una squadra piccolissima non conosciuta per niente. Arrivare e ricevere questo premio per me e soprattutto per me e la famiglia significa tanto. Entrare nella storia, gente che ti vuole bene. Lo sai che il tuo percorso con questa maglia è andato bene, perché io ho cercato sempre di comportarmi bene, di dare il massimo ogni allenamento e di dare tutto in ogni partita. Questo è il trofeo più grande nella mia vita. Inter per me è la mia famiglia.